Bene, bene, bene. Benvenuti all'Advent of Code 2022. Oggi faremo l'esercizio del giorno 1, chiamato Calorie Counting. Lo risolverò in Python 3.11. Il commento sarà in italiano, ma il codice sarà in inglese. Nel video su YouTube pubblicherò i sottotitoli in entrambe le lingue, se ci riesco. L'esercizio di oggi, non sto a leggerlo tutto, ci dà una lista di numeri essenzialmente, separati da una linea vuota. Quindi per esempio abbiamo 1000, 2000, 3000, una linea vuota, 4000, una linea vuota, altri numeri e così via. Ogni blocco di numeri separato da una linea vuota indica gli alimenti che un elfo ha e le loro calorie. Quindi per esempio il primo elfo ha un alimento da 1000 calorie, uno da 2000 e uno da 3000. Quello che l'esercizio ci chiede di fare è trovare l'elfo che ha più calorie in totale e calcolare quante calorie ha in tutto. Quindi è piuttosto facile come esercizio. Inizio a copiare l'input del mio puzzle. L'input cambia in base alla persona, quindi ognuno ha il suo input e il suo risultato. Lo copio e vado dove ho il repository già inizializzato. Qui ho già Git inizializzato, è già sotto version control, ma non ho nient'altro. Quindi iniziamo a creare una cartella che chiamo input, dove inserirò per ogni giorno l'input di quel giorno. Lo chiamo day01.txt e incollo sta roba. Sono 2200 righe nel mio caso. A questo punto inizializzo il progetto usando PDM, che adoro, è il mio nuovo strumento per gestire le dipendenze in Python. Quindi faccio PDM init. Mi chiede che interprete voglio, 0 va bene, quindi Python 3.11. Non mi aspetto usare in realtà nessuna funzionalità specifica di Python 3.11, ma ce l'ho. Vuoi creare un virtual env con questo Python? Sì, anche se per ora non ho dipendenze. Questo progetto è una libreria che sarà caricata su PyPy? No. Licenza Meet va bene, nome il mio nome va bene, email va bene la mia email. Che Python facciamo 3.11, ma no, facciamo un 3.10 almeno. Non mi aspetto in realtà di usare niente di particolare, ma è carino. Ok, l'ho creato. Adesso creo una cartella che conterrà il mio progetto vero e proprio, che chiamo Advent 2022. Un'ultima cosa, voglio ignorare gli input, quindi creo un bel git ignore e dentro ci metto tutta la cartella input, perché non voglio metterla sotto controllo versione. E questo è quanto. Adesso finalmente posso risolvere l'esercizio, quindi day01.py, inizio a creare una funzione che sarà la parte 1. Questa funzione semplicemente mi mostrerà il risultato, quindi ritornerà un int. Quindi faccio if name equal main. Questo serve perché questo codice può essere importato come modulo oppure eseguito direttamente, e quindi io voglio evitare di eseguire qualsiasi cosa se viene importato come modulo. Quindi se per esempio dopo scrivo dei test, che magari scriverò, posso importarlo e usarlo. Quello che voglio fare adesso è stampare semplicemente il risultato della part 1. Easy peasy. Che cosa voglio fare nel main? Voglio leggere prima di tutto l'input, quindi cosa c'è nel file. Quindi creo una funzione che chiamo getInput. E che cos'è che c'è nel file? C'è una lista di liste di numeri. Quindi ogni elfo è un elemento di questa lista di alto livello che contiene altre liste, che sono le liste delle calorie che ha quell'elfo. Quindi mi apro il mio file, che sarà, dov'è che si trova? In input day01.txt, quindi input day01.txt, lo chiamo fr,
mi creo un risultato che sarà questo, inizialmente una lista, il risultato poi lo ritornerò direttamente, quindi return res. E adesso cosa faccio? Avrò una lista parziale, quindi le calorie di questo elfo, quindi these calories, o chiamarlo partial, ma sì che ci frega partial, e adesso dico ok, per ogni linea in fr, dico guarda, se la linea è uguale a un capo, non mi ricordo se questo iteratore mi include la capo o no, quindi diciamo che se mi sembra di no, quindi diciamo che se la lunghezza della linea in Python si può fare anche if line, ma non mi piace, preferisco renderlo esplicito. Se la linea è vuota vuol dire che stiamo osservando una linea vuota, quindi tutto ciò che abbiamo visto finora, il partial va a finire nel risultato, quindi dico res.append partial e svuoto il partial. Il partial è sostanzialmente quello che ho accumulato per quell'elfo, altrimenti sto vedendo qualche linea con dei numeri e quindi a partial aggiungo, che cosa? Aggiungo la versione sotto forma di int della linea e lo possiamo anche testare, no? Perché magari ci serve testarlo prima, quindi come si chiama questo coso? Get input, lo eseguo, quindi guarda pdm run python advent 022 day 01, c'è solo quello, lo eseguo. Oh no, vedo che qui c'è un problema perché questa linea contiene contiene la capo, quindi devo fare questo giochino qui e devo anche eliminare l'ultimo carattere, quindi -1. Forse strip fa lo stesso, vediamo un po', non mi ricordo se... Beh, proviamo. Sì, ok, funziona. C'è una cosa che manca, forse ci avete fatto caso, ma non c'è nessuna logica per gestire l'ultima linea. Quindi alla fine di tutto sto giro io trovo solo il penultimo blocco. Perché? Perché se non vedo mai questa linea, l'ultimo blocco viene ignorato. Quindi devo aggiungere questo comando anche alla fine del ciclo for. Easy peasy. Ok, quindi possiamo vedere che nel D01 finiamo con questo 5054 che qui il blocco inizia con 2124 che qua sembra a posto. Non faccio altri test, guardo solo l'inizio giusto per sicurezza, ma credo che ci siamo. 7844, perfetto. Bene, adesso iniziamo con la parte 1 vera e propria. L'input sarà questo qua, quindi lo chiamo problem input. Ho creato una funzione a parte per prendere l'input perché poi lo passerò anche alla parte 2 quando ce l'ho. La parte 1 riceve l'input come valore, quindi riceve sta roba qui. Questo è il problema, quindi problem input lo chiamo. Bene, qual era la domanda dell'esercizio? Era trovare il blocco col massimo numero di calorie. È piuttosto facile. Quello che ci chiede il problema è trovare la somma di questo blocco. Quindi sostanzialmente per ogni elfo calcolo la somma di tutte le calorie e trovo il massimo di queste somme, quindi l'elfo che ha più calorie. Questo è abbastanza facile. Dico guarda, ritornami il massimo, massimo, come cacchio parlo, mostrami, restituiscimi il massimo di cosa? Della somma delle calorie per ogni blocco che chiamo calorie nell'input del problema. Notate che avendo usato i type int, Python sa che questo calories è una lista di int, sa che sum di calories è un numero e sa che max è un numero, quindi eseguo sto codice e mi dice 67027. La soluzione cambia, dipende dall'utente, quindi voi potreste vedere un numero diverso e questo è corretto. Proviamo a dare questo in pasto al sito. Bene, devo dire, ci mancherebbe. Continuiamo con la parte 2, ma prima voglio provare un po' di type checking. Quindi dico, guarda, pdm add
per installare una dipendenza, -d per installarla come dipendenza di sviluppo, quindi mi serve solo per testare il mio codice, non per eseguire il codice vero e proprio, e installo MyPy, che è un type checker bellissimo. Quindi lo installo e non solo lo installa nel virtual env di questo progetto, ma me lo aggiunge al blocco delle dipendenze che si trova qui, dev. Sta installando MyPy 0.991, che al momento, dicembre 2022, è l'ultima versione, e ora la posso eseguire. Posso dire, guarda, pdm run, questo pdm run serve a eseguire un comando all'interno del virtual env di questo progetto, pdm run MyPy Advent 2022. Ho sbagliato a scrivere MyPy. Oh no, c'è un errore. Qui alla riga 4 partial non è definito. Che cos'è partial? È una lista di int. Perfetto. E ora lo eseguo di nuovo, perfetto, tutto a posto. E ora lo eseguo anche in modalità strict. Non è strettamente necessario, in realtà niente di questo è necessario, solo che mi piace usare MyPy quando posso. Perfetto, tutto a posto. Bene. Già che ci sono installo anche Black. Non è necessario nemmeno questo, ma mi piace. Lo installo. Black è un linter, quindi mi riformata il codice per essere più bello. Lo eseguo. Non ha fatto quasi nulla, ha cambiato gli apici in doppi apici, quindi ha usato le virgolette. E ora abbiamo la seconda parte del problema. Ok, ora non sto a leggere il testo, lo leggerò magari dopo con calma. Mi sta dicendo che vuole sapere il numero totale di calorie dei primi 3 elfi che hanno il numero massimo di calorie. Quindi non voglio più trovare il massimo, ma i 3 massimi, diciamo. E poi voglio trovare la somma, quindi non voglio più trovare il numero di calorie del massimo, ma il numero di calorie dei primi 3, la somma dei primi 3. Quindi non posso più usare la funzione max direttamente, ma è anche abbastanza facile anche in questo modo. Quindi faccio part 2, che è una copia della part 1 inizialmente, quindi part 2, questa qui. Ora, cosa voglio fare? Voglio sapere i totali, quindi lo chiamo totals. Sarà la somma delle calorie per ogni roba che c'è qui, quindi questa è la somma delle calorie per ogni elfos, quindi è la lista delle somme. Totals è una lista di int, quindi una lista di numeri, quindi questa è la calorie degli elfi. Lo voglio ordinare, quindi dico magari lo faccio anche così direttamente, lo posso sortare direttamente, sorted, non mi ricordo mai se è crescente o decrescente, mi sembra crescente. Ritorno una lista, bla bla bla, ascending order. C'è l'opzione reverse, true, che praticamente mi dà i totali mettendo i primi 3 in ordine decrescente, quindi i primi 3 valori saranno i 3 elfi con il massimo numero di calorie totali. Quindi gli dico, guarda, fammi la somma dei totals fino al numero 3. Mi sembra che questa notazione oh mamma mia, sono incapace oggi. Mi sembra che questa notazione totals 3 restituisca i primi 3 elementi, ma se non lo so la eseguo, quindi dico totals è uguale a questo e totals mamma mia con 3 sono i primi 3 elementi, in questo caso 2, 3, 5, perfetto, questo è esattamente quello che voglio. Quindi eseguo il codice ancora, eseguiamo Black già che ci siamo, eseguiamo MyPy perché non si sa mai. Bene, eseguiamo il codice di nuovo. La seconda soluzione è questo numero qui, me lo incollo nel mio sito ed è fatto. Bene, grazie per aver visto. Già che ci siamo, committiamo, quindi guarda commit av
magari addo le cose, quindi add 2022, poi project tom, che è il file creato da PDM, che però è un file standard di Python, quindi anche altri strumenti lo capiscono, e il gitignore ovviamente. Nel gitignore, già che ci sono, ignoro questo .pdm.toml. Quindi committo, faccio uno status per vedere che non ci sia niente di strano. Che cacchio ho scritto? No, è .pdm. No, pdm.lock lo voglio, quindi keep add pdm.lock e basta, lo committo adesso. Done. Day 01 completed. Mi sono dimenticato di aggiornare il readme, quindi done. Poi pubblicherò il video ovviamente, quindi metterò il link. Faccio un bel amend. Bene, niente di differente. Sorry, il commit dash amend dash e, perfetto. Status o niente, ora push e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.